Ciao a tutti i fan del Vocaloid italiano, sono Gigi Mew. Questa settimana vi parlo del brano Gigi Re Maggi che è stato pubblicato di recente. Allora, Gigi Re Maggi fa parte di una serie di video che, diciamo li chiamiamo fan generated content, anche se insomma non so proprio video fatti dai fan, però fatti per i fan, forse. Beh, comunque insomma, morale della favola, e sto iniziando una serie di video che sono tutti molto in stretto contatto con i miei fan, perché o perché mi hanno chiesto loro di realizzarli o perché mi hanno chiesto di usare un Vocaloid in particolare. Insomma, nascono tutti più o meno da una serie di commenti, discussioni o altre cose che sono nate proprio insomma con voi che mi seguite. E Gigi Re Maggi è uno di questi, perché appunto mi è stato chiesto di fare un brano con Rinne e Len, anzi oramai c'è una lista dei Vocaloid con cui mi è stato chiesto di fare un brano che praticamente sto fresco almeno per 6 mesi, non si sa quanti soldi che cazzo mi farete spendere per comprare tutti sti cazzo dei Vocaloid, però insomma comunque oramai ho tutta una lista dei Vocaloid e abbiamo iniziato con Rinne e Len. E l'idea da Gigi Re Maggi nasce da un discorso, cioè proprio il concept, quindi perché Gigi Re Maggi nasce da un discorso sempre che è stato fatto su Telegram, su questo gruppo dei cazzari fantastici che si sta sotto il gruppo dei Vocaloid Italia. Allora, su Telegram praticamente stava a parlare che quando ero tornato in Italia avevo portato dei regali dal Giappone a dei miei amici e praticamente è una di queste persone su Telegram, credo che sia Nasu Blank, insomma, che è un grandissimo copywriter, mi ha detto, sei come uno dei Re Maggi, no? Perché porti i regali, Gigi Re Maggi. E sta cosa m'era da una parte mi era piaciuta tantissimo, no? Perché Gigi Re Maggi, insomma, suona bene sia come concetto, no? Quindi comunque Gigi Maggi, insomma, c'ha sta G che si ripete diverse volte, quindi è piccolo, è corto, è compatto, suona bene, è anche evocativo, è una bella cosa, però al tempo stesso mi veniva voglia da dire a Blank, Blank, sempre se era Blank, mi pare fosse Blank, guarda, non ci hai capito un cazzo. Perché, cioè nel senso, non è che io so Gigi Re Maggi perché porti un regalo dal Giappone, un giocattolo, un action figure, capito? Se proprio devo essere Gigi Re Maggi è perché te porto un suono nuovo, capito? Non un regalo. Quindi, insomma, da una parte, mentre l'idea mi piaceva, volevo un po' che si chiarisse anche sto malinteso, cioè non so Gigi Re Maggi perché te sto portando action figure, sti cazzi, per quello c'è eBay, capito? C'è sta Amazon, c'è sta Tokyo Takumo, ci stanno 100.000 siti, te la va a comprare online la figure, sti cazzi, io sono, se proprio dovesse un Re Maggi, è perché ti porto un suono nuovo da lontano. Allora, quindi, st'idea, no? E anche perché poi, scusate, io ho sempre sto vizio che se posso dire a qualcuno non c'è capito un cazzo, mi piace proprio andare a dire, scusate, è un viziaccio tremendo, però per me andare a dire a qualcuno guarda che non c'hai capito un cazzo è proprio una delle cose che più mi diverte, è sempre stato uno dei motivi, penso, per cui mi hanno pure menato da ragazzino, però insomma lasciamo perdere. Una delle cose che so che fa incazzare la gente, però mi diverte, perché se posso dirti guarda non c'hai capito un cazzo te lo dico, quindi allora il brano nasce quindi da una parte per accontentare tutte queste persone che mi hanno detto faccio un brano con Rinnelland, da un'altra per riprendere questo concetto che l'ho trovato molto carino di Gigi Remaggi, mi piaceva tantissimo, e però aggiustarle in una maniera che ci avesse più senso rispetto a come fosse nato originariamente, no? E quindi comunque rimodellizzarlo e ridargli un valore, un significato un po' più che insomma secondo me è più azzeccato. E poi una terza cosa che mi è piaciuta molto è perché siccome il brano precedente era Ave Miku, ho pensato, ho detto, vedi, questa cosa qui, perché i re magi poi alla fine sono della Bibbia, no? Insomma, sono un concetto religioso, si riallaccia molto bene col brano precedente che è Ave Miku. Devo essere sincero, nel momento in cui però stavo a pensare a questa cosa, ho detto, vedi, però questa è anche una cosa un po' pericolosa, perché poi se no a pensare va a sembrare che faccio brani troppo religiosi, sempre su tema religioso. E quindi insomma ero un po' combattuto, perché da una parte mi faceva piacere riallacciarci, cioè mi piaceva sia sto concetto Gigi Immagine, da una parte mi piaceva che si riallacciasse
in qualche maniera anche al brano precedente, no? Sempre per il discorso che comunque è importante unire tutti i pezzi, no? Quindi noi abbiamo questo brano che in questo momento non c'ha forma, no? Che vogliamo fare il brano nuovo, no? E ci viene questa idea di Gigi Reimmagino, e quindi cerchiamo di scolpire questa idea di Gigi Reimmagino per far sì che sia il più possibile congruente con i brani precedenti e con tutto quello che hai fatto fino adesso, no? Perché altrimenti se no se la prendi e la lasci lì non c'ha senso se si è scollegata da tutto. Quindi per ricollegarla al brano precedente quest'idea religiosa mi piaceva molto, però ero combattuto, dicevo no, questa è una cosa pericolosa, vedrai qualcuno prima o poi mi manderà a fanculo. Infatti tant'è che poi alla fine ho deciso di prendere sta strada, e Agnese su Facebook la prima cosa che mi ha detto Agnese di Roma, pure lei carnissima, gentilissima, ha detto Gigi, hai rotto il cazzo di fare tutti sti brani religiosi, vaffanculo. Allora quindi il vaffanculo me lo sono beccato comunque, mi dispiace per Agnese perché poverina, a parte che è una bravissima cosplayer, vi consiglio a vedere, se andate sul mio Facebook in qualche modo poi la ritrovate fra i commenti, andate a vedere, fa dei cosplay strepitosi, però ecco insomma da una parte mi dispiace perché ero sicuro che ci sarebbe stato qualcuno che avrebbe frainteso e che avrebbe pensato che io stessi troppo in fissa con sti temi religiosi, quando in realtà non è che sto così in fissa, cioè voglio dire, cioè, panosicamente parlare di religione è comunque una tematica che sta nella vita di tutti i nostri giorni, sia se sei credente oppure no, perché comunque è una cosa che l'uomo si porta indietro da quando è nato, no? Comunque il rapporto con Dio, se esiste Dio, se Dio non esiste, pure se non esiste, da dove cazzo veniamo, e seppure se è la materia che ci ha creato, e la materia è sempre, insomma, mettila come cazzo te pare, però è una di quelle grosse tematiche che ci abbiamo dentro come esseri umani, no? E però un po' da una parte non vorrei che si fraintendesse pensando che io sono un bacchettone cattolico che ce l'ho contro la Chiesa, no, a me onestamente non me ne frega un cazzo, mi interessa eventualmente il tema religioso proprio come tematica che l'uomo si porta dietro, ma non oltre, che poi ecco sia finita sul concetto di ave, ma ave perché è un termine lativo, e Reimmagino perché comunque me l'hanno appioppata, è un soprannome mi hanno appioppato, cioè insomma vedete, ho semplicemente cercato di far collegare queste due cose e basta. Anzi, poi tra parentesi, ve lo dico pure subito, l'idea del primo album è incentrato sul concetto di Genesi. Ma Genesi non intesa come Genesi del Vangelo, prima mi rimandate a fanculo un'altra volta, ma sul concetto di Genesi intesa come l'etimologia proprio della parola Genesi, quindi creazione, no? Quindi creazione di suoni nuovi, ok? Io creo suoni nuovi, creo applicazioni nuove, c'è Migo, create in italiano, è quello il concetto, ok? Senti, visto che qua stiamo a sburacco i tempi, stiamo a sgravare in una maniera pazzesca, prima che superiamo i 10 minuti fatidici, e vi faccio vedere al volo sta maglietta è Gerusalemme Sonora, ecco scusa Agnese non mi manda a fanculo un'altra volta, Gerusalemme Sonora nasce perché c'è sta qui a Tokyo un mio amico che è sociologo, diplomato in sociologia, che però adesso sta qui a lavare i piatti, quindi sempre per sta solita cosa che voi pensate che è la fuga dei cervelli e stiamo qui tutti messi bene a fare quello che cazzo ci pare, no, in realtà noi scappiamo dall'Italia dove non abbiamo lavoro per arrivare qua dove almeno ci fanno lavare i piatti se siamo laureati, ok? Quindi insomma tanto per farvi capire bene che insomma non è che dice ah sta in Giappone è tutto figo, no, qua c'è in Giappone con una laurea che sta a lavare i piatti, è meglio che la smettete con queste cazzate che qui in Giappone stanno tutti una favola, perché non è vero. Comunque allora, Trent Simone, che appunto siccome pure ho fatto studi sociologici, ci troviamo molto bene a chiacchierare assieme, quando ho fatto sentire Gigi Reimmagino è rimasto innamorato da sta cosa, a Gerusalemme Sonora, hanno fatto no, Gigi mi devi fare una maglietta, voglio una maglietta, cazzo, voglio una maglietta, per pure lui è De Anzio, vicino Roma. Quindi è un po' coatto pure lui, no? Cioè in un certo senso di spirito. E allora vabbè, morale della favola, siccome a Simone piaceva tanto, ho detto vabbè me la faccio pure io, se ne famo due, ce ne mo una io e una lui. Quindi Gerusalemme Sonora, qui col porro come stella cometa, il gatto nero, qua il loghetto è Gigi Miu, non so se si vede in camera, non c'è il loghetto è Gigi Miu. E insomma vabbè, quindi comunque morale della favola, se per caso pure voi volete una maglietta o qualcosa in particolare, pure se non l'ho fatta, o se volete questa o ne volete altre, o che cazzo ne so, fatemelo sapere, no? Perché come gliel'ho fatta a Simone, magari troviamo un modo di farvela pure a voi. Se proprio volete andare in giro con che cazzo ne so, ecco, secondo me Agnese si dovrebbe portare tutto tranne Avemico, ok? Magari qualcos'altro che non sia Avemico, però che ne so, se proprio vuole, oppure che ne so, qualcun altro si vorrebbe portare parole, o che cazzo ne so, un brano nuovo o qualsiasi cosa, fatemelo sapere che in qualche modo cerco di accontentarvi. Ma vi saluto che se no sto video sgrava oltre i limiti dell'immaginabile. Ci vediamo la settimana prossima.